Chi segue il mio canale sa benissimo che non amo mostrarmi molto in video, non amo nemmeno parlare se per questo, però questa volta ho deciso di fare un'eccezione e questa eccezione è dovuta al fatto che questo strumento che vado a mostrarvi ha una certa storia. Questa chitarra, che voi ora non vedete ancora, o meglio, forse la potete intravedere alle mie spalle, è stata scambiata con una Ibanez che avevo io, quasi a caso, nel senso che avevo questa Ibanez che non usavo e cercavo di vendere, ho avuto varie proposte ma nessuna che mi interessasse. Questo ragazzo che voleva scambiare la sua Crucianelli mi ha contattato, ho detto io ho questa chitarra Les Paul Crucianelli, se vuoi possiamo fare uno scambio. Ci siamo trovati, a me la sua Crucianelli interessava molto di più della mia Ibanez e così abbiamo scambiato. Trattasi comunque di due chitarre di valore abbastanza basso, non sono chitarre certamente molto costose, però a me questa piaceva parecchio. Non ne sapevo assolutamente niente ovviamente prima di prenderla, non è una chitarra molto famosa e come vedo qua su YouTube non ce ne sono praticamente nessuna. Quindi ho dovuto ovviamente cercare su Fetish Guitar, Bibbia per queste chitarre sconosciute. E Fetish Guitar mi ha dato le risposte che cercavo. Leggendo da fetishguitar.com, la ditta Crucianelli fu fondata nel 1888 a Castelfidardo da Sante Crucianelli, ex collaboratore di Paolo Soprani ed egli stesso uno dei pionieri dell'industria locale della fisarmonica. Nei primi anni 60, dovendosi confrontare con la crisi del settore, l'azienda si diversificò nella produzione di chitarre, sull'esempio di Oliviero Pigini e della sua Eco. I rapporti con Eco determinano tutta la storia delle chitarre Crucianelli. Nella prima metà degli anni 60, al tempo della celluloide a brillantini, le due aziende sono in concorrenza frontale, a ogni modello Eco ne corrispondeva uno speculare della Crucianelli. Dal 1965 si delinea una specializzazione sempre più accentuata. Eco si focalizza sulle chitarre acustiche e solid body, Crucianelli sulle semiacustiche ed entrambi lavorano per Vox. Certi modelli Vox, ma anche Eco, denotano una fusione dei contributi tecnici di Eco e Crucianelli. Oliviero Pigini stava preparando una fusione vera del ramo chitarre delle due imprese. Con la sua improvvisa scomparsa nel 1967 il progetto venne abbandonato. Nel mercato internazionale qualsiasi cosa ricoperta di plastica colorata e con 6 corde viene chiamata Eco, quindi è frequentissimo vedere vendute e scambiate per Eco chitarre di Crucianelli. Queste in effetti non confessano volentieri la propria origine, si dissimulano in un vero dedalo di marchi. Ci sono quelli appartenuti a Crucianelli, soprattutto Elite e più raramente Ellie Sound e Custom Build, Panoramic di Pancardion Inc. New York e Tone Master della Imperial Accordion Co. Chicago. I modelli più o meno speciali prodotti per conto di grandi clienti come Vox e Baldwin, i marchi di importatori americani come Espania, Ardsley, FH e una folla di distributori minori in USA. Questa è la chitarra di cui parlo oggi in questo video. Crucianelli Custom, ovviamente una copia della Les Paul Custom, di fattura italiana, come abbiamo sentito. Penso, se ho ben capito, intorno alla fine degli anni 70, il modello che ho in mano io almeno. Ovviamente se uno controlla le foto sul sito di Fetish Guitar, questa chitarra ha parecchie differenze rispetto all'originale. Prima tra tutti i pick-up. Questi pick-up in realtà ho scoperto smontandola provengono da un'Ibanez semiacustica del 1982 e si chiamano Ibanez V2, pick-up che tra l'altro a me piacciono molto come suono. Chi ha cambiato i pick-up probabilmente ha cambiato anche le meccaniche in maniera abbastanza oscena. Tuttavia, così me la tengo, non ho intenzione di spenderci soldi, è una chitarra recuperata e non ha niente di particolarmente costoso, quindi può andare benissimo così. Ora proverò a collegarla all'amplificatore per farvi sentire come suona con questi pick-up
Non potrò mai sapere esattamente come suonava originale, ovviamente, però questo è quello che può fare oggi. Eccoci qui. Come avete notato, i più attenti, questa chitarra è dotata di 2 interruttori, che altro non sono che 2 switch. Ora ve li faccio vedere un po' meglio. Questi 2 switch servono unicamente per splittare gli humbucker. Ovviamente nella chitarra originale non c'era questa opzione ed è stata aggiunta successivamente da qualcuno, così come le meccaniche, così come questi pick-up. A me piace come idea, è discutibile sicuramente, ma può creare dei suoni che altrimenti non sarebbero possibili, ovviamente. Questi pick-up suonano molto forte, molto cattivi, però con questi switch e regolandosi tra volume e tono si possono trovare ottime combinazioni sia per del pulito
carico, sia dei suoni graffianti, sia una impostazione più blues o più rock o più metal, a seconda. È una chitarra che più o meno riesce a fare di tutto. Non stiamo parlando, come ho già detto, di una chitarra molto costosa, però per i miei scopi, per i miei gusti, che io suono principalmente cose abbastanza datate, anni 70, anni 80, anni 60, questa copre più o meno tutto quello che mi serve, assieme all'amplificatore Vox che vedete qua sullo sfondo, che è un amplificatore combo transistor col pre a valvole. Tra questo e la chitarra riesco a tirare fuori qualsiasi suono mi interessi, e probabilmente a molti di voi non piacerà come chitarra, per quei pochi che l'hanno provata. A me personalmente sì. Questo è tutto, alla prossima.